Eric non c'è, è andato via per lavoro e quindi mi devo occupare io del ranch, diciamo, e Enoch sta dai nonni, dai suoi genitori, quelli che lui chiama i nonni lontani, perché Eric poi la sera va lì a dormire perché lavora lì vicino e quindi così sta un po' con le cuginette e poi la sera sta col papà, in modo tale che io riesca a gestire tutto il resto in autonomia. Sto portando il piccolino con me sul ranch, devo bagnare l'orto, libero anche un po' le galline e vedo se riesco a mettere un secchio d'acqua agli animali, così poi stasera quando devo venire su non ho meno cose da fare. Faccio un po' a rate perché sennò mi viene davvero complicato. Ho il fiatone, ebbene sì, ho il fiatone. Il piccolino comincia a diventare sempre più pesante perché cresce. E adesso io vado pianino pianino, un pochettino di vento ma sopportabile e niente, prendiamo la giornata col sorriso, cerchiamo di godere di questi momenti di fatica ma anche di tranquillità, perché ovviamente la casa è molto più silenziosa, quindi ne approfitto insomma per stare un po' nel silenzio. E ciao ragazze. Pensare al tempo, a darmi dei tempi più vicini al mio sentire e ai miei bisogni, è sempre stato un punto centrale della mia esistenza. È come se il mondo andasse sempre troppo in fretta e io dovessi sempre corrergli dietro, facendo, costruendo, raggiungendo obiettivi senza neanche domandarmi se siano miei o di qualcun altro. Nell'essere madre, invece, c'è così bisogno di stare nel qui e ora, di essere presente, al momento, come se tutto si consumasse nel godere di ogni singolo istante. Mi prendo cura del ranch portando il mio piccolo fagotto, in silenzio, ascoltando la vita intorno a me, quella più vicina al mio petto e quella più lontana, che solo attraverso i suoni posso riconoscere. Le routine sono le stesse, ogni giorno, ma le svolgo più lentamente, perché porto il peso del mio bambino sulle spalle e devo calibrare ogni passo. Tutto diventa più pesante e insieme liberatorio.
portato su una balletta, che è quella che mi servirà domani, e il carretto, e adesso comincio di nuovo tutto il giro degli animali. Eric torna domani sera, quindi è importante che io riesca a gestirmi, e quindi stasera mi sentivo in forma, ho detto ciao, portiamo solo la balletta. Pensavo peggio, pensavo di far più fatica, sono più o meno una ventina di chili, quindi comunque non è proprio leggerissima, però sono riuscita a portarla su bene. Intanto faccio uscire un pochino le galline, così che loro si fanno un giretto. Gli animali sono tutti a posto. Adesso devo fare due cose. La prima è recuperare un pochino di legna per accendere il fuoco. Ho della legna un po' grossa a casa, ma mi serve della legna proprio per l'accensione, legna più piccola che mi manca, perché fa veramente caldo, quindi di giorno la stufa rimane spenta, ma la sera prima di andare a letto è molto utile accendere quella mezz'oretta, giusto per alzare la temperatura e per tenere comunque la stufa calda, perché in questo modo almeno la temperatura si mantiene comunque decente per quasi tutta la notte. In realtà stamattina mi sono svegliata e c'erano 19-20 gradi in casa, quindi siamo messi bene. Però se non accendo la sera quel pochino, il rischio è che vada giù troppo poi la temperatura, quindi che poi ovviamente il bimbo abbia freddo durante la notte. Fino in testa. Inizio le giornate con pochissime parole, cerco il mio equilibrio, sento di dovermi ascoltare, come donna, come madre, come persona. Il cibo diventa un luogo di indagine, di ricerca, di attenzione. Oggi è un nuovo giorno, una nuova avventura. È così che cerco di affrontarlo, con una colazione ricca e un po' di attenzione a cosa sta accadendo fuori e dentro. Oggi ho deciso di fare lo sciroppo di Trassaco, ci riprovo perché ci ho già provato 2 volte l'anno scorso e l'anno precedente, ma era stato un disastro, troppo liquido, troppo solido, insomma un disastro. Ci riprovo in piccolissime dosi in modo tale che vediamo. E quindi ho raccolto un po' di fiori e vorrei fare un pesto di piantagine, in realtà da mettere sul pane, sulle bruschette per stasera, e quindi magari più tardi esco e vado a raccogliere un po' di piantagine. Intanto devo anche occuparmi un pochino della casa. Stasera rientrano i miei uomini e volevo far trovare la casa un po'
un po' decente. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina.